Ciao e benvenuti in un luogo in cui l'acqua non è solo acqua, ma scenografia, racconto, ingegneria. Benvenuti a Villa Lante, frazione di Bagnaia a 2 passi da Viterbo. Preparatevi perché qui ogni goccia ha un suo ruolo e al termine del video guarderete le fontane con occhi nuovi. Immaginate un giardino che suona, terrazze come strofe, fontane come ritornelli. Seguiamo il filo dell'acqua dall'alto verso il basso, come un viaggiatore del Cinquecento che scopre a ogni gradino un trucco di scena. Villa Lante non ha un unico grande palazzo che domina tutto. Ha 2 palazzine gemelle, i Casini Gambara e Montalto, che stanno sul fondo del giardino come 2 quinte teatrali. È il paesaggio a comandare, non l'architettura. Linee di bosso, pietra di peperino scura e soprattutto lei, l'acqua, che orchestra il resto. Siamo nella seconda metà del Cinquecento. Il cardinale Gianfrancesco Gambara trasforma un antico barco di caccia in una residenza di delizie. L'impronta è quella del Vignola. Poi arriva il giovane Alessandro Peretti di Montalto, nipote di Sisto V, che ne completa l'opera e ci mette i suoi simboli, monti e stella. In pratica, 2 mani diverse, un'unica idea: stupire e mettere ordine alla natura con l'intelligenza. Appena dentro, ecco il prologo mitologico, il cavallo alato al centro di una vasca ovale, incorniciato dalle mose. È un biglietto da visita chiarissimo, qui l'acqua è creatività pura. Scendiamo sul parterre inferiore, un tappeto geometrico di siepi perfettamente ritagliate. Tutto converge verso il cuore della scena, la fontana dei Mori. 4 figure scure sostengono una montagna con la stella di Montalto, potere, controllo, teatralità. L'acqua spara verso il cielo con un'energia che ancora oggi fa wow! Le casine sono severe fuori ma preziose dentro. Gambara più colorato nelle logge, Montalto più classico e composto. Non vogliono rubare la scena, fanno da cornice al giardino, come se dicessero: il protagonista sta qui fuori. Salendo 2 scalinate di peperino si apre una vasca a più ordini. Dai beccucci escono oggetti sottili a lucerna, al sole sembrano fiammelle, ma oggi non c'è. È una pausa, un respiro tra 2 atti. Un lungo tavolo di pietra con un canale al centro. L'acqua scorreva fresca tra calici e stoviglie durante i banchetti. Non è solo spettacolo, qui si viveva, è il lato quotidiano della meraviglia. In fondo alla terrazza, 2 divinità fluviali incorniciano una fontana. È un rimando ai grandi fiumi, Tevere e Arno. In altre parole, governare le acque significa governare i territori. Un messaggio che nel Cinquecento capivano tutti. Eccola. Una canaletta scolpita in una sequenza di conchiglie, onde, piccole vasche. L'acqua scende come una melodia. Al centro, il gambero parlante del cardinale Gambara, araldica trasformata in idraulica. Vista dall'alto sembra una scrittura liquida che collega i livelli del giardino. Ancora pochi gradini e si apre la scena finale. 2 logge gemelle, grotte rustiche, delfini, cascatelle. È la fontana del diluvio, il caos primordiale addomesticato. Quando i beccucci nascosti partono tutti insieme, diventa un vero spettacolo rinascimentale. Dietro la poesia c'è un cervello ingegneristico pazzesco. Niente pompe, solo gravità, pendenze calcolate al millimetro, canalette che dosano portate e pressioni. Il risultato? 5 secoli dopo, l'acqua scorre ancora come se qualcuno avesse appena acceso l'interruttore. La bellezza, qui, è una questione di fisica applicata. Gambara, il committente colto che sussurra simboli. Montalto, l'ambizione che mette il sigillo. Ma anche scalpellini, idraulici, decoratori che trasformano un'idea in un microcosmo perfetto. Villa Lante è una squadra che ha lavorato per orchestrare natura e architettura in un'unica voce. Perché qui c'è misura, non è la villa a schiacciare il giardino, è il giardino che detta la musica. Piccola nell'architettura, enorme nella visione, è un manuale di paesaggio. Ogni elemento ha senso, ogni zampillo entra a tempo. Dal bordo della scalinata superiore guardate verso i casini e i tetti di Bagnaia. In un sol colpo d'occhio vedrete le 3 anime del luogo. Natura, architettura, acqua. 5 secoli e non sentirli. Se questo viaggio vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e magari andate a vedere i nostri altri video sulla provincia di Viterbo. A presto!